Buonasera ragazzi, andiamo sui grafici. Eccoci qua. Oggi è il 18 febbraio, sono le 16:10. Allora, come potete vedere ho fatto una piccola operazione, una discreta operazione long. Qui vi ho messo anche le entrate. Quelle blu, le frecce blu indicano l'entrata, la freccia rosa indica la chiusura. Ok. Allora, andiamo a vedere subito questo mercato che lascia indietro delle serie preoccupazioni. Eccolo qua, questa è una seria preoccupazione. Un'altra è questa, un pochino. Comunque la prima da attenzionare è questa. Allora, mercato che ve lo faccio vedere dal daily però senza gli indicatori. Questo è un full daily, quindi il mercato cosa ha fatto? Trend ribassista, il mercato in queste 3 giornate diciamo che congestiona, cioè accumula. Oggi vera rottura di questa zona di bilanciamento. Quindi è giusto il long, è giusto puntare al recupero della giornata del 12 e come target abbiamo questo POC, quindi sono i 6.965. E il POC è quello del 13 febbraio e questo è il primo target. Però continuo ad attenzionare questa zona bassa qui di ieri perché c'è stato un rifiuto troppo, diciamo, violento. Quando ci sono queste spike sono da attenzionare perché il mercato potrebbe andarle a rivedere, potrebbe. Non è che ora ci sono queste, entriamo short e cerchiamo di puntare il minimo. No, assolutamente. Comunque le lasciamo ce le teniamo a mente. Ok, ora vi ho evidenziato anche la value area, questa arancione è la value area che almeno si vede meglio. Notate come è distribuito in maniera diversa il POC. Questo è il POC del TPO, questo è il volume POC. Quindi vedete che siamo già in una V-shape, quindi il mercato che sta cercando in continuazione di allungare perché oggi fa quello che fanno tutti il mercato, cioè mercato long, tutti vogliono entrare long. Come ho detto prima nella diretta che ho fatto su TikTok, il mercato oggi potrebbe estendersi fino a una zona. Secondo me il mercato potrebbe arrivare fino in questa zona qua, zona dei 20-25, poi 2 punti più, 2 punti in meno, no, non mi cambia niente. Il massimo io lo vedo in questa qui dei 30. Se si allungasse, anche perché non vedo che sta salendo con tanti volumi, anzi, i volumi sono bassi. Qui c'è questa zona qui che sta facendo la resistenza. Se mi passa questa zona, la prossima zona di alta resistenza è questa qui, zona dei 29 e 30. Qui potrebbe esserci un ritracciamento, comunque uno stop per oggi. Poi bisogna vedere come ci arriva più tardi lì. Oggi comunque notizie ce n'è veramente poche. Ci sono stasera alle 20 l'FOMC, i verbali, quindi può darsi che in serata il mercato
ci sia un po' più di volatilità. Io comunque ho fatto l'operazione, sono entrato long in questa zona perché qui si era già creato questa zona di volume intensa e dovevo andarmi a ribilanciare sul TPO. Vedete che è distribuito male, non è fatta una campana fatta a modo, dovevo andare a ribilanciare questa zona che era vuota e a pulirmi questo massimo qui, che sì c'è andato in ETH, ma a noi ci interessa l'RTH, cioè il mercato americano. Con quell'altro conto io sono entrato long con un micro e sto puntando appunto a quel POC che vi dicevo, cioè il recupero del 12 di febbraio. Altrimenti io metto lo stop a break even e mi va bene così. Non perdo, non guadagno, però ora vedo l'unica soluzione che si può fare è questa, su questo conto che posso stare anche tranquillamente overnight. Qui, essendo un conto di una prop, le prop quasi tutte non ti fanno stare in overnight, quindi io mi sono fatto la mia operazione, ho deciso di uscire in questa zona per un semplice motivo. Zona della cifra even, quindi zona da tenerne conto. Poi zona dei massimi di stamattina, l'alta volatilità che c'è in questo, cioè guardate ieri cosa ha fatto il mercato, per farvi capire, no? Mercato che shorta dagli 8,60, shorta fino una settantina di punti e poi si va a rimangiare tutto la strada fatta per poi chiudere addirittura, cioè andare addirittura a testare zone oltre, cioè è andato anche oltre le TH di ieri. Quindi io ho preferito arrivare in questa zona qui, zona di 902, e prendermi il mio profitto. Sì, potevo arrivare qui? Sì, perché l'ho detto prima. E qui ho tradato in live, quindi su TikTok, non so se si vedono le live, ma penso di sì. E poi comunque carico anche su YouTube perché l'ho registrato. E ho detto il mercato potrebbe arrivare fino alla zona dei 20. 19, sta ritracciando, vediamo se rompe questa zona. Il prossimo punto sono i 30, però poi bisogna vedere come ci arriverà, se ci arriverà. Ci arriverà bene, ci arriverà male, ci arriverà stanco. Se dovesse arrivare stanco, in serata si potrebbe rientrare short per un ribilanciamento. Poi l'ETH è un altro mestiere, un altro lavoro. Noi guardiamo l'RTH. Rottura, si vede palesemente anche in RTH. Però vedete dove è partita questo long? È partito da un last. Andiamo a vedere quanto potrà durare questa salita. Tagliato colore, ecco qua. E ecco qua. Vi faccio vedere un'altra cosa, no? Andiamo, sono le 16:20, questo è un grafico
30 minuti, quindi ogni candela sono 30 minuti. Il mercato cosa sta facendo? Apre, long, volume abbastanza in crescita. Per vedere un bel volume si dovrebbe essere sopra i 200 tranquillamente. Qui eravamo sotto. Ok. Sono le 16:22. Volume sta diminuendo. Sul footprint è nettamente diminuito, quindi cosa mi sta dicendo il mercato? Sono arrivato? Punto interrogativo. Bisogna farsi queste domande quando siamo di fronte ai grafici e di fronte a questi indicatori che fondamentalmente parlano. Io, per chi fosse long, se fosse entrato bene, io uscirei. A meno che non si voglia andare in swing come sto facendo con questo conto. Ok, speculo che il mercato... Cosa ho fatto? Speculo... Vabbè. Madonna buona. Speculo che il mercato... S500. Eccoti qua. Ok. Speculo che il mercato mi vada a prendere questo target, altrimenti mi metto uno stop a break even e non perdo niente. Ok. Bene ragazzi, per oggi è tutto, vi auguro una buona serata e a domani.